Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, mattino Milan di lunedì 20 febbraio, quindi siamo già arrivati a quasi l'ultima settimana di febbraio con il Milan che torna a vincere, vince 1-0 a Monza, tra poco ovviamente facciamo anche un mini riassunto di quello che è stato il weekend, direi abbastanza positivo per il Milan, qualche punto è stato sgranocchiato qua e là alle avversarie, anzi all'avversaria. Beatrice Sardi. Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, Ciao, buongiorno. ciao Henry. Vabbè, insomma, particolarmente diversa, insomma, in realtà. Caro Henry, io aprirei così oggi perché lo fa anche Gazzetta, lo fanno i compagni, lo fa una buona parte del mondo del Milan, non lo fa tutto il Milan in generale, non il Milan società, ma il mondo Milan in generale. Ehm, Come detto anche nel post del Monza, la critica ci sta, insomma, è un ragazzo arrivato per una montagna di soldi, è arrivato come unico colpo grosso del mercato, è arrivato con l'idea che dovesse fare quel salto di qualità alla squadra dal punto di vista offensivo, di qualità, non lo ha fatto, anzi ha fatto esattamente il contrario, è andato sempre più spegnendosi. Ehm, e la critica, quindi ti posso dire, ci può anche stare. Un tifoso può anche legittimamente dire non va bene, sarebbe ora di accantonarlo, a fine anno di mandarlo via, eccetera, eccetera. Però si sta andando oltre, si sta andando veramente nella direzione di tirarsi una zappa sui piedi clamorosa, perché oltre il danno, se no si rischia anche la beffa. Nel mentre che ti faccio rispondere, io ti faccio vedere ad esempio cosa oggi riporta Gazzetta dello Sport. Ma guarda, io Simo, cioè, la mia idea è molto semplice e non la ripeterò di nuovo, ecco. Questo è ciò che deve accadere, ciò che dobbiamo vedere, ciò che mi auguro di vedere. Adesso che lo facciano gli addetti ai lavori, che lo facciano i tifosi, non importa. E poi tornerò qui su questo discorso un secondo. Sì. L'importante è che lo facciano i suoi compagni di squadra, l'importante è che a stare vicino a lui ci pensino, come dire, chi gioca con lui, chi lo vive tutti i giorni, chi ci condivide lo spogliatoio. Io sono contento quando vedo i messaggi di Leao per De Ketelaere, perché vuol dire che questo ragazzo comunque per integrarsi si è integrato, cioè per avere una sorta di buon rapporto, di filo diretto con i compagni di squadra, questo c'è, perché queste cose a inizio stagione, per vari e mille motivi, non le vedevamo, Mhm. no? Arriva un ragazzo nuovo, pagato 40 milioni, che fa subito il titolare, non conosce nessuno, ci può stare che, come dire, serva del tempo, no? Per poterlo integrare, per potersi integrare. Arrivati a questo punto, però, è importante vedere certi messaggi, è importante vedere che i compagni gli stanno a fianco, che dopo la partita, l'ennesima partita in cui sbaglia un gol praticamente fatto e comunque non entra benissimo, psicologicamente lo distrugge ancora di più, come dire, ci può stare che, e ci deve stare, sono contento di vedere certe scene, ecco, perché comunque significa, come dicevo, che si è integrato, che comunque c'è un bel rapporto, un bel ambiente di spogliatoio dopo un periodo del Milan piuttosto complesso. Io quello che continuo a non capire sono i tifosi del Milan, non tutti ovviamente, perché ci sono tanti tifosi che la pensano diversamente o che si comportano diversamente, perché io penso che tutti o comunque chiunque sia libero di pensare ciò che vuole, cioè sia libero di pensare che sia un pacco, sia libero di pensare che non sia pronto per il Milan in questa fase della sua Assolutamente. carriera, libero di pensare che non sarà mai pronto per il Milan, libero di pensare che andrà aspettato, di pensare che qualsiasi cosa, ecco.
A me dispiace vedere prese in giro, insulti, perculate e quant'altro, ecco, quella è la cosa che mi dispiace di più, perché chiunque può pensare che sia un pacco, che sia un giocatore non da Milan, come vi dicevo in precedenza, ma da qui ad andare ad insultarlo, ad andare a percularlo, ad andare a veramente a ledere ancora di più quella che è la sua, in questo momento, come dire, poca fiducia in se stesso, per me non ha senso. Cioè, stiamo vicini a questo ragazzo, supportiamolo, stringiamoci attorno a lui perché ne ha bisogno e io vi ricordo sempre che è un investimento del Milan. Poi si può pensare benissimo che non sia pronto, che non sia da Milan, che sia scarso semplicemente. Questo può essere lecito nei pensieri di tutti i tifosi rossoneri, perché ci sta, perché in base a come sta giocando uno può dire, ma per me non è pronto, per me è scarso, per me è un pacco, eccetera, per me è un buco nell'acqua di Maldini, eccetera. Queste cose si possono pensare. D'altra parte, sì, per quanto mi riguarda, si deve anche stare vicini Sì? a Charles perché è investimento, perché il Milan ci ha creduto, perché non ha mai fatto nulla, tra virgolette, contro il Milan se non provare a fare il suo in campo, non riuscendoci ed essendo in completa difficoltà. Non ha, tra virgolette, buttato via partite, non è stato dannoso per il Milan, non ha portato nulla di più, ecco, semplicemente. Quindi io chiedo semplicemente, o mi auguro semplicemente che i tifosi rossoneri, che ripeto, liberissimi di pensare tutto ciò che vogliono pensare su questo ragazzo, non scadano, non scadano nell'insulto, nella perculata, perché ragazzi, al 20 febbraio 2023, dopo quello che abbiamo vissuto con sto ragazzo, è troppo semplice. È veramente semplice e passatemi il termine, elementare andare nell'insulto, andare nella perculata e in certi tipi di commenti. Cerchiamo di essere un pochino più alti di ciò, ecco, stringiamoci, poi ognuno può pensare ciò che vuole, ripeto, però stringiamoci per il suo bene, per il bene del Milan e per il bene dell'investimento del Milan. Guarda, Henry, io chiudo velocissimamente, anche perché poi dobbiamo parlare di Mike su De Ketelaar. Ti dico, stanno dando l'esempio i giocatori del Milan, cosa che, tra parentesi, non avevamo visto nei primi mesi. Io ho frasi, messaggi, abbracci di un certo tipo, come li abbiamo fatti vedere, magari li facciamo rivedere. Io non li avevo mai visti. Evidentemente anche loro hanno capito che questo è un momento molto particolare, ancora più particolare di settembre-ottobre, che questo è il momento di non lasciarlo sfuggire, diciamo così, di tenerlo stretto a sé e di non lasciarlo andare via, anche perché la faccia che vedo in questo momento è quella di un ragazzo che è completamente smarrito, completamente. KO, sì. E sarebbe il momento di criticare se si vuole, assolutamente sì. Se si vuole fare una critica, ognuno è libero di dire no, tanto a me non piace, è recuperabile, a me non frega niente. Però, come hai detto tu, non andiamo oltre perché stanno tentando di farlo i calciatori del Milan. Se ci accodiamo sarebbe meglio. Ecco. Parliamo di Mike. Già. Mike ci prova. Sarà questa la settimana di Mike, caro Enrico Boiani, anche perché facendo due rapidi conti, eh, io sono rimasto alle ultime dichiarazioni ufficiali su Mike, cioè Paolo Maldini, la sera di Milan-Torino, venerdì scorso. Oggi, facendo due rapidi conti, sono sabato e domenica scorsi. Poi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, aspetta che c'è il conto, sabato, domenica, lunedì. Oggi è il 10° giorno. In teoria Mm. dovremmo rivedere Mike riaffacciarsi per ritornare in squadra. Mm. Gazzetta di oggi dice che in realtà è un po' più indietro ancora. L'Atalanta è più no che sì. Mm. L'importante, come direbbe il mister, caro Harry, è quello di andare avanti passo per passo. Sì. Però, diciamo così, l'invito è sempre lo stesso. No date, no partite, no intervalli di tempo, niente matita rossa sul calendario,
Niente di tutto questo, perché poi ci si brucia, si scotta, perché doveva tornare a gennaio, perché doveva tornare per la Champions, perché doveva tornare entro 10 giorni. L'invito è sempre quello: non diamo riferimenti, perché tanto abbiamo visto è molto difficile rispettarli. Io spero che venga rispettato almeno questo, cioè oggi, domani inizia a essere in parte con il gruppo dei portieri. Se così non fosse, un'altra volta ci siamo dati la zappa sui piedi. Non diamo indicazioni. No, io sono d'accordo. La prossima è con l'Atalanta, io rimango col Domenica piede sera. per terra. Diciamo che io ho un auspicio, non è una, come dire, non è una data, non è una deadline, non è nulla di tutto ciò. Io ho un auspicio, anzi ho due auspici. Il primo è più nel breve termine di vederlo per la Champions League. Questo è ciò che mi auguro. Poi se succede bene, se non succede pazienza. Però mi auguro di vederlo contro, mi accontento, diciamo, di riaverlo contro il Tottenham al New White Hart Lane, al Tottenham Stadium. Però magari rientra prima e ce lo auguriamo tutti. Il secondo auspicio è un po' più macro ed è quello più importante, è che Mike si metta alle spalle, si sia messo alle spalle, si metta alle spalle definitivamente questo problema enorme, lunghissimo al polpaccio, e che quando rientrerà, magari non subito, ma possa tornare sui suoi livelli. Ecco. Ormai questa stagione è andata così, l'abbiamo giocata interamente, non prendiamoci in giro, interamente col secondo portiere. L'augurio è quello che Mike possa tornare sui suoi livelli e chiudere magari al meglio in crescendo la stagione, per poi presentarsi nel 2023-24 da titolare, con l'augurio che non accadano più cose simili, anche perché nel 2023-24 sarà una stagione lineare che inizierà in maniera lineare, finirà in maniera lineare, non ci saranno competizioni di troppo di mezzo, mondiali invernali, mondiali estivi, europei estivi, quindi insomma speriamo che possa andare tutto in un certo modo. Poi sì, ci saranno gli europei in estate, ma è molto più avanti, ecco, quindi sarà una stagione piuttosto lineare, ecco, dai. Noi siamo arrivati in chiusura, Henry. Ci ridiamo appuntamento oggi per tutti gli appuntamenti di Radio Rossonera classici del lunedì, quindi anche Mister Emanuele Bottoni, 19:10. Per il resto siamo i soliti di sempre, quindi alle 11 con Chiama Milan, 13 lanci, scusate, 16 talk, 19 filo rossonero. Henry, grazie. Grazie a te, lasciate like, mettete mi piace per supporto a Charles, per il rientro di Mike, mi raccomando, scriveteci sotto nei commenti la vostra, sia su De Ketelaere che sul portierone del Milan, e ci ritroviamo presto. Iscrivetevi se non siete iscritti, attivate la campanella per le notifiche delle nostre dirette, dei video, basta cliccare il simbolino a forma di campanella, a cliccare su tutte le notifiche, se vi va buttateci dentro pure questi 99 centesimi e abbonatevi. Ciao a tutti.